Oggi è l'Ekadasi. Per chi non lo sapesse, l'Ekadasi è un giorno dedicato all'introspezione e al digiuno e gli insegnamenti dell'Ekadasi vengono dagli antichi yogi. Quindi gli antichi yogi hanno tramandato fino ad oggi questo insegnamento dove, seguendo i ritmi della luna, quindi l'11° giorno di luna calante e l'11° giorno di luna crescente, si va a praticare un processo di disintossicazione del corpo e non solo, perché poi disintossicando il nostro corpo andiamo a disintossicare anche la nostra mente e la nostra parte più profonda di conseguenza. Ciao a tutte, benvenute. Questo processo di purificazione è molto importante ed è un processo che consiglio a chiunque, e le persone che seguo in coaching lo sanno. Cerco sempre di valorizzare l'importanza di questa purificazione, proprio perché il, il cibo, da un punto di vista anche spirituale, è uno dei nostri più grandi attaccamenti. Dal cibo nascono le dipendenze, dal cibo nascono le soddisfazioni di bisogni. Spesso nel cibo andiamo a ricercare una coccola, una mancanza, andiamo a cercare di colmare un vuoto interiore che è dentro di noi. E nel momento in cui siamo in un processo di digiuno, che cosa succede? Che il nostro apparato psicofisico inizia ad espellere tutte le tossine, non solo fisiche, ma anche emozionali. Quindi, attraverso questo processo di disintossicazione, andiamo anche a lasciare andare, a purificarci di tutto quel karma vecchio che ci portiamo dietro. E gli antichi yogi lo facevano principalmente per questo. Ci sono tanti modi per approcciarsi al digiuno e tante persone si avvicinano al mondo del digiuno per motivazioni diverse. C'è chi lo fa solo ed esclusivamente per un discorso di salute a livello fisico, quindi persone che vogliono perdere peso, persone che vogliono aumentare il processo di guarigione, che magari non stanno tanto bene fisicamente, e io ho diversi amici medici che proprio lo consigliano e consigliano dei mini digiuni o almeno delle giornate di digiuno alle persone che hanno bisogno di disintossicarsi da un punto di vista fisico. Qui io cerco di condividerlo non solo da un punto di vista fisico, ma anche e soprattutto da un punto di vista energetico e di purificazione proprio del nostro spirito. E gli antichi yogi ci insegnavano che venivano fatti questi processi proprio per andare a lasciare andare, un gioco di parole, tutto quel passato che ci portiamo dietro. E infatti potrete notare, se siete in digiuno, che la mente è molto più lucida, che abbiamo osservato nell'arco della giornata delle emozioni, un sentire più forte, e questo è assolutamente normale. Tutto si rallenta in un processo di digiuno, tutto viene vissuto davvero secondo il vivere nel momento presente. Quindi siamo più centrati, siamo più lucidi, siamo più focalizzati nel qui e ora. Quindi tutto si rallenta proprio perché quando sei presente tutto è rallentato, tutto diventa sacro, tutto diventa con un valore, possiamo dire un valore divino. Ciao Albertina, benvenuta. E quello che ci insegna anche il mondo del Tantra è che tutto è Dio, tutto è amore, tutto è luce. E se noi riusciamo a vivere con questo senso del sacro, riusciamo a compiere anche tutto quello che chiunque altro compie da un'ottica completamente diversa, da un'altra prospettiva. E quindi un processo di digiuno si può vivere da un punto di vista focalizzato, diciamo, solo sul benessere fisico, e allora lo andremo a vivere, posso dire, al 30%, secondo me. Ma se lo vediamo come un vero e proprio rituale spirituale, come una vera e propria pratica sacra, allora davvero riusciamo a trarre tutti quei benefici che il digiuno può dare. Ovviamente all'inizio, se non l'abbiamo mai fatto, consiglio di non andare subito
diretta in un digiuno dove bevo solo acqua e non mangio niente per più di 24 ore, perché entrano in gioco tanti fattori e se sono molto intossicata vado ad espellere le tossine troppo velocemente. Non succede niente perché un digiuno di 24 ore lo può fare davvero chiunque e appunto ho un amico medico che lo prescrive a persone che prendono farmaci, a persone che sono sovrappeso, quindi il digiuno di 24 ore lo può fare chiunque. Quando si parla di digiuni un po' più lunghi è sempre bene essere seguiti, avere una guida. Per questo facciamo le settimane detox, seguiamo privatamente le persone nei processi di disintossicazione, perché è importante che ci sia una logica, quindi che venga mangiato qualcosa di corretto prima, che venga mangiato soprattutto qualcosa di corretto dopo il digiuno. E all'inizio il digiuno di solo acqua non è per tutti, cioè se sono abituata a mangiare qualunque cosa 4, 5, 6 volte al giorno, all'inizio è meglio fare uno step di mezzo, diciamo, che potrebbe essere, ad esempio, mangiare solo un frutto e quindi scelgo, ad esempio, di mangiare solo mele per tutto il giorno, oppure potrebbe essere faccio un unico pasto, quindi magari digiuno fino alle 18, prima possibilmente del calare del sole, poi faccio un pasto ovviamente leggero di verdure cotte o frutta cotta e quello è il mio pasto e questo possiamo comunque considerarlo un inizio di un digiuno e già un bel processo di disintossicazione. Perché già nel momento in cui faccio una giornata, ad esempio, di solo mele o di solo un frutto, che potrebbe essere, consiglio mela o potrei consigliare un'anguria oppure dell'uva, perché sono i frutti più alcalini. E già lì avviene un bel processo intenso di purificazione, ecco. Quindi provare per credere, non credete a quello che vi sto dicendo, ponetevi il dubbio, ecco, questa è un po' una parentesi per le persone che magari si trovano adesso a guardare questo video e non sanno che cosa stiamo facendo. Ho deciso invece di creare questa diretta principalmente per le persone che stanno facendo un'ecadasi, che stanno facendo un processo di digiuno e molte sono qua in chat, ho visto che hanno scritto, quindi intanto bravissime, sono fiera di voi e sono davvero contenta che mi seguiate in questo. E per me è un messaggio perché mi rendo conto che sento questo processo proprio come una missione ed è una divulgazione gratuita che do, infatti chi mi conosce lo sa, è praticamente impossibile che mi conosci e non ti abbia mai parlato di nutrizione o di digiuno, perché per me è proprio una missione fare questo e infatti mi rendo conto che facendolo io con costanza in primis, le persone che poi mi seguono in maniera naturale, senza sforzo, perché? Perché è proprio una chiamata e un flusso, quindi stiamo seguendo proprio questo flusso. Ci sono tante vie per arrivare alla realizzazione spirituale, a quella che possiamo chiamare illuminazione. Penso che una di queste vie è proprio passare dal corpo attraverso questi processi. Non a caso i grandi maestri facevano queste pratiche. Possiamo pensare a Gesù, possiamo pensare appunto agli antichi yogi. Quindi diciamo che un po' in tutto il mondo chi ha in qualche modo cercato di passare le consapevolezze poi faceva anche queste purificazioni, anche perché se io lavoro tanto a livello interiore, ma tutte le mie cellule sono intossicate e a livello energetico sono appesantito da delle sostanze tossiche, anche il lavoro interiore non può rendere, ma se il mio corpo è sano, le mie cellule sono pulite, sono idratate, sono pronte alla vita, allora poi posso accogliere anche tutto ciò che è infinitamente più grande di me. Ciao, benvenuta. Ecco, quindi diciamo che ho deciso di fare questa live, adesso faremo anche una meditazione per quelle persone che oggi si sono prese un po' un impegno con se stesse e hanno deciso di fare questo processo.
E ho deciso di farlo a quest'ora, non a caso, perché quest'ora solitamente ci stiamo preparando a far da mangiare oppure stiamo mangiando e perché non nutrire in maniera diversa tutto ciò che noi siamo? Quindi perché non nutrirci invece che con un pasto fisico, con un qualcosa di più spirituale? Quindi andiamo a nutrire la nostra parte più profonda attraverso questa meditazione. È una cosa che io personalmente faccio sempre. Io faccio l'Ekadasi ormai da diverso tempo e quindi è un digiuno che avviene 2 volte al mese. E ogni volta più o meno verso quest'ora vado a fare una bella meditazione perché andiamo a rigenerarci e a volte è più un discorso mentale, è più la nostra mente che sta cercando del cibo, più che in realtà avere realmente fame. Questo l'ho compreso facendo dei digiuni un po' più lunghi, magari di 4-5 giorni, dove mi rendevo conto che in realtà all'inizio era la mia mente che all'orario prestabilito sentiva di aver bisogno di cibo, in realtà era soltanto un'astinenza da alcuni alimenti che portano dipendenza assolutamente più di una sigaretta, più di una droga. Possiamo parlare di zuccheri, possiamo parlare di carboidrati. Se non hai mai sentito parlare di queste cose, vai sul mio canale YouTube, ho fatto altri video su questi argomenti, ad esempio un video fatto sulle dipendenze dove parlo anche di queste cose qua. Quindi all'inizio quella che noi pensiamo sia fame in realtà non è fame, è astinenza. E con il passare dei giorni invece possiamo iniziare davvero a sentire una parte di noi che inizia poi a ricercare del cibo. Molto spesso potrebbe essere anche lì una sorta di inganno, perché in realtà molto spesso quello che pensiamo sia fame è disidratazione, quindi in realtà abbiamo sete, non abbiamo fame, e il sentire è lo stesso praticamente, fino a poi arrivare davvero al sentire la vera fame, che poi ci fa anche godere molto di più il cibo nel momento in cui poi in presenza torniamo ad alimentarci. Quindi, provare per credere. In ogni caso adesso voglio fare una meditazione insieme a voi, quindi vi consiglio di mettervi in una posizione comoda, di assicurarvi di non essere disturbati da niente, da nessuno, quindi silenziate i dispositivi, se avete qualcuno a casa chiedete di non essere disturbati per un pochino. Ci centriamo qualche istante, assicuratevi di essere comodi, vi consiglio di mettervi con la schiena bella dritta, le gambe in posizione di fiore di loto, per farvi capire. Possiamo appoggiare le mani alle nostre gambe e l'indice va a toccare l'estremità del pollice. Occhi chiusi. E inizio a concentrarmi sul mio respiro. E sento l'aria che entra dentro di me e l'aria che esce. Accenno un sorriso che illumina il mio volto. Ricordati di tenere un lieve sorriso per tutta la pratica e ricordati di farlo da oggi in poi ogni volta che farai meditazione. A volte la gioia scaturisce un sorriso, a volte è un sorriso che scaturisce la gioia dentro di noi. Cerca di respirare profondamente e quando inspiri la pancia si gonfia e quando espiri l'ombelico va verso la colonna. E ancora inspira e gonfia la pancia ed espira, svuota l'aria completamente.
e c'è solo questo momento presente. Non c'è nient'altro che questo momento presente. E tu semplicemente osservi il tuo respiro, che si muove senza bisogno del tuo controllo. Che nutre le tue cellule, che agisce anche quando non ci pensi. Hai fiducia sul fatto che ci sarà il tuo prossimo respiro. Hai talmente tanta fiducia da darlo per scontato. Inizia ad avere fiducia in te stessa, nella vita, in Dio, esattamente come hai fiducia nel tuo prossimo respiro. Sei talmente certo, certa, in quel respiro, che non ti poni nemmeno il dubbio e ti affidi totalmente. E a mano che ascolti la mia voce, il tuo respiro continua, imperturbabile. Questo alternarsi di pieno e vuoto, di espansione e contrazione. Questo alternarsi tra prendere e lasciare andare. E ogni volta che entra l'aria, nota come entra dentro di te un'energia nuova, fresca, prana, energia vitale che entra ad ogni respiro e ti nutre e nutre le tue cellule, rilassa il tuo corpo e la tua mente. E ogni volta che butti fuori l'aria, lasci andare tutto ciò che non ti serve più e puoi espellere ogni tossina fisica ed emozionale. Ad ogni respiro lascia andare tutto ciò che non ti serve più. E continua a seguire il tuo respiro che ti rigenera e ti pulisce allo stesso tempo. E mentre questo processo avviene, corpo e mente si rilassano e dentro di te pace, pace, pace. Concentrati ora sull'ascolto del tuo corpo. Sentilo appoggiato lì dove si trova. E se hai fatto le cadasi, potrai sentire il tuo stomaco, il tuo apparato digestivo, liberi e vuoti, leggeri. Leggero il tuo corpo, leggero il tuo stomaco, leggera, leggera è la mente. Senti il tuo corpo, leggero, come leggera è la tua anima.
e sei così leggera, quasi da dimenticarti di avere un corpo. E sei sempre più consapevole che tu non sei un corpo, vivi in un corpo, sei responsabile del tuo corpo e anche per questo decidi di curarlo, di amarlo, di ripulirlo, di disintossicarlo. Sei responsabile del tuo corpo e il tuo corpo è il tempio della tua anima. Come vuoi far trovare alla tua anima il tuo tempio? Sporco, disordinato oppure pulito, rigenerato, libero e ricco d'amore? Prometti a te stessa, a te stesso, da oggi in poi, di avere maggiore cura del tuo corpo, di rispettarlo, di nutrirlo con ciò che è giusto per te, rispettando le altre creature, rispettando la legge della non violenza e inserendo nel tuo corpo solo ciò che non porta e non ha portato violenza. Prometti a te stessa di compiere questo ulteriore passo verso l'amore, verso l'unione, verso un nuovo mondo. E prometti a te stessa di mettere in pratica con disciplina, con costanza, questa volontà. E continui a sentire il tuo corpo leggero. È leggero il corpo, è leggera è la mente. Tutto ciò che non ti serve scivola via, lasciando spazio solo alla creatività e al tuo benessere. Ogni cellula è nel suo potere. Tu sei nel tuo potere e sei tornata a quel flusso vitale che ti guida sin dall'inizio dei tempi, che sa cosa devi fare, che sa dove devi andare, che sa ciò che è meglio per te. Tu ora sai questo e puoi sentirti parte di tutto questo e puoi sentirti più vicina ai maestri, alle guide che hanno compiuto a loro volta questi processi di purificazione, che hanno lasciato andare tutti gli attaccamenti al terreno, che non hanno alimentato dipendenze, che hanno messo al primo posto la loro realizzazione spirituale. E se anche tu, a livello profondo, dentro di te, senti, come me, che la tua realizzazione spirituale è la cosa più importante, allora ti prego di ricordarlo sempre, anche quando aprirai gli occhi e tornerai al tuo quotidiano. Resta sempre connessa al tuo cuore. Organo di percezione dell'anima. E sarà proprio il tuo cuore a guidarti anche nelle tue scelte.
e la purificazione sarà un processo naturale. La purificazione lasciando andare determinati alimenti, facendo dei periodi e dei processi di digiuno dal cibo, digiuno dalle parole, attraverso il silenzio. E adesso, lentamente, porta le mani davanti al tuo cuore in preghiera. E sentiti davvero connessa a te stessa e ringrazia te stessa, ringrazia la vita, ringrazia questo dono che ti sei data oggi, ringrazia il fatto che ti sei messa come priorità, che ti sei autodisciplinata, che hai fatto una scelta in direzione di ciò che è davvero importante per te. A volte ci focalizziamo su tante cose poco importanti. Ciò che è realmente importante per noi è ciò che non ha un inizio e non ha una fine. E ripulendoci possiamo accedere ad aprire alcune porte che prima erano chiuse. Ringrazia te stessa per questo dono. Permetti a te stessa e prometti a te stessa di restare connessa al tuo cuore. E sempre ad occhi chiusi porta le mani in preghiera verso il cielo, salutando Dio e l'universo intero ed entrando in comunione con tutto ciò che è, con tutto ciò che è stato, con tutto ciò che sarà. E lentamente porta le mani alla fronte. Un saluto ai maestri, alle guide che hanno tracciato il nostro cammino e che sono al nostro fianco anche adesso. Torno con le mani al cuore e lentamente scendo inchinando la testa. Porto le mani a terra. Un saluto alla Madre Terra, a Madre Natura, all'energia femminile che crea e che accoglie. Torno con le mani al cuore. Faccio un bel respiro profondo e quando vuoi, con i tuoi tempi, puoi riaprire gli occhi e tornare qui. Grazie. Bentornate, bentornati. Ho parlato molto al femminile perché nei commenti avete scritto tutte donne, allora poi so che il mio 90% di persone che mi seguono sono donne e quindi ho parlato un po' di più al femminile, anche se ci sono anche degli uomini che stanno compiendo questo processo e quindi faccio i complimenti a tutti, a tutte le persone, a tutte le anime che hanno deciso di fare questa pratica oggi, che hanno fatto anche solo che una piccola prova o che hanno tenuto soltanto anche solo che un pochino di più attenzione a quello che stavano facendo. Bravissimi, questo può essere un bel inizio. E, sono andata a flusso, quindi spero che vi sia piaciuta la meditazione. Se volete potete scrivere qualcosa, condividere, se avete delle domande approfittatene, non esitate a chiedere
Se volete saperne di più per quanto riguarda il digiuno, le detox, i processi di purificazione, non esitate a chiedermi in privato, a chiedermi come poter iniziare, come poter andare ancora più in profondità. Io vi guido volentieri, è un piacere farlo per me. E, rispondendo ad una ragazza che oggi ha scritto un po' nel gruppo, noi abbiamo un gruppo di accademia, l'Accademia di Luce, e poi abbiamo il gruppo del Cerchio delle Dee, quindi abbiamo questi due gruppi di condivisione. E una ragazza oggi ha condiviso il fatto che le è uscito di più il corpo di dolore, quindi le ferite emotive, la tristezza, la paura. Ecco, sappiate che è assolutamente normale. Il digiuno può portarti a due vie e può cambiare ogni volta. Cioè, se siamo molto intossicati, è facile che possiamo non sentirci poi così bene a livello emotivo. Sappiate che se escono delle emozioni, chiamiamole negative, è normale, accoglietele e dite a voi stessi che bello, le sto spurgando, le sto lasciando andare, quindi è bene che ci siano. E altre volte il digiuno invece ti porta ad un'estasi, ad uno stato proprio di anima, di connessione, di benessere e ci sono queste alternanze. Se continuerete ora questo processo di digiuno che poi andrà a chiudersi domani con il primo pasto, vi consiglio di frutta. Se voi continuerete questo processo questa notte ne vedrete delle belle, perché potranno spurgare delle altre tossine, potranno uscire delle cose che neanche più vi ricordavate, potrebbero uscire dei sospesi e potreste bruciare del karma vecchio in maniera davvero intensa. Quindi vi consiglio proprio di farlo. E quello che solitamente poi succede è che verso l'alba ci si sente di una leggerezza che non è spiegabile a parole, perché è soltanto data dal sentire. Quindi non sto neanche a dire più di tanto, semplicemente provare per credere. Bellissima meditazione, grazie, leggerezza e profondità. Grazie a te, selvaggia. Bella la meditazione, grazie molte. Grazie a te, Martina. Grazie, bellissima meditazione fatta in mezzo agli alberi, è stata fantastica. Wow, beh, immagino proprio di sì. Se avete la possibilità di meditare nella natura, che può essere nel verde oppure in riva al mare, in un posto ovviamente silenzioso e tranquillo, assolutamente ve lo consiglio. Anzi, in queste giornate di detox, di digiuno, di purificazione, più state a contatto con la natura e più è semplice fare questi processi. E insieme a questo vi potrei consigliare di unire appunto il digiuno del corpo al digiuno della mente attraverso il silenzio. Quindi provare a fare delle pratiche di silenzio, una mezza giornata di silenzio o se riuscite una giornata intera di silenzio. Potrete notare davvero tante cose. Ovviamente il silenzio è inteso, non sto a messaggiare tutto il giorno, quindi silenzio, metto via anche il telefono. Questo vi potrebbe portare a dei bei click interiori, a delle belle introspezioni e noterete quanto la mente a volte parla a vanvera, quanto la mente dice cose soltanto per riempire il vuoto, come a volte mangiamo, nella maggior parte dei casi, soltanto per riempire un vuoto, soltanto perché a livello mentale ci viene detto che è l'orario, soltanto perché gli altri mangiano, allora devo mangiare anch'io. E quindi ancora di più brave per chi l'ha fatto, perché so che non è facile, soprattutto in questa società. Quando ero in Asia era assolutamente semplice fare le detox perché magari le facevamo tutti insieme, era una cosa collettiva, o quando ero a Bali che si facevano le giornate del silenzio, era semplice, tutti erano in silenzio, ma quando lo fai qua, lì ci vuole una bella disciplina, una bella centratura, la determinazione del nostro potere interiore, perché magari
siamo a digiuno e dobbiamo cucinare per i familiari, per i nostri figli, per il nostro partner e ci vuole una bella disciplina, però se lo fai, wow. Sabrina dice: "Per me la parte più difficile è la sera". Lo so perché, la sera è il momento in cui tendenzialmente esce maggiormente anche il corpo di dolore. Infatti quando siamo da sole è la sera che ci vengono di più le paure, che sentiamo di più le mancanze, che sentiamo di più la tristezza. È difficile che al mattino, durante la giornata, mentre stiamo facendo tante cose, sentiamo così forte quelle paure che invece con il buio, con la notte, escono fuori. E quindi è anche più difficile il rimanere centrati sotto questo aspetto. Il mio consiglio è, invece di pensare a nutrire il tuo corpo, pensa a nutrire il tuo spirito stasera. Quindi appunto, piuttosto mettiti dei video, metti delle meditazioni, fai yoga, fai delle pratiche che facciano passare questi orari e vedrai che adesso senti più fame, ma verso le 10, le 11 sentirai che in realtà è passata, perché in realtà era soltanto un picco dalla dipendenza. E se stai in ascolto, se stai in introspezione, vedrai che bel viaggio stanotte. Vedrai che bella esperienza, me lo dirai, ne sono certa perché è così. Cioè non è che è così perché lo dico io, è così perché ho avuto tanti feedback e tutti abbiamo vissuto poi le stesse esperienze. La sera sì è più difficile lasciare andare, sì, perché, è proprio l'alternarsi anche, no, il buio e la luce. Quando c'è la luce siamo più propensi, quando c'è il buio escono maggiormente le paure, le tensioni, l'ansia. Gli attacchi di panico, statisticamente provato, escono maggiormente la sera. Le paure, le paranoie, le ansie, le preoccupazioni escono maggiormente la sera. Quello che dobbiamo fare è cercare di riconoscerle e di renderci conto che non sono reali, non sono vere. Anche perché se fossero vere, la mattina dopo le sentireste uguali. Invece, se voi andate a fare lo switch, come si dice in PNL, cioè andate a distrarre la mente con un nuovo pensiero più funzionale per voi, in realtà poi vi rendete conto che tutte quelle paranoie, tutte quelle ansie non avevano neanche motivo di essere. Quindi quando vi sentite un po' in difficoltà, soprattutto alla sera, cercate di nutrirvi, di nutrire la vostra mente, il nostro spirito con un qualcosa di buono. Quindi leggetevi un libro, ascoltate della musica, cantate, danzate. Io consiglio le dinamiche di Osho, le facciamo nelle coaching collettive in Accademia di Luce, perché sono dei mezzi per andare a meditare in maniera molto fluida attraverso i movimenti del nostro corpo, quindi seguendo la danza andiamo poi in uno stato meditativo. Ecco, fate queste pratiche qua, oppure andate a fare 2 passi nella natura, se avete la possibilità di stare nel verde o di andare in un parco, in riva al mare, andate lì, fatevi 2 passi, rigeneratevi così, state in silenzio, in introspezione, annotatevi tutto quello che vi esce, ansie, paure, ferite, ricordi del passato, cose che pensavate di aver superato escono fuori, voglie improvvise di determinati cibi che manco più pensavate vi escono. Sappiate che è anche un qualcosa di fisiologico, cioè le nostre cellule stanno spurgando tossine, quindi non è solo una roba mentale, è anche proprio il nostro corpo che davvero sta spurgando queste tossine essendo in circolo per andarsene, si fanno sentire di più. È normale. Anche se vi venisse la voglia improvvisa di un qualche cibo che non mangiate magari da una vita, sappiate che state spurgando ancora quelle incrostazioni vecchie che vi portate dietro da una vita. Attraverso il digiuno potete lasciare andare dei farmaci che magari prendevate anni e anni fa, addirittura quando eravate bambini, e questo vi porta a ringiovanire il vostro corpo, a purificarlo,
a rafforzare il vostro sistema immunitario. Questo è stato tutto scientificamente provato, proprio che il digiuno migliora il cuore, migliora il respiro, rafforza il sistema immunitario, quindi mettetevi proprio d'impegno nel fare questo. Superata la sera si sente maggiore leggerezza, l'ho sperimentato, è vero, è vero, è vero, arrivi proprio ad un punto durante la notte dove sei anima e ti sveglia la mattina e sei anima. Il mal di testa è normale. Il mal di testa è un sintomo che stai espellendo dei farmaci. Mal di testa, palpitazioni o eccessivo nervosismo, sappiate che sono i farmaci che state buttando fuori, che state espellendo. Potrebbero essere dei farmaci che avete preso ieri, ma potrebbero essere dei farmaci che avete preso 10 anni fa, E i processi di digiuno servono anche proprio per ripulirci da queste sostanze che si sono incrostate nel nostro corpo e che creano comunque degli strati non sani all'interno del nostro corpo. Quindi Sabrina, bevi tanta acqua, bevi tanto e domani mattina, quando interromperai il digiuno, ti consiglio di interromperlo con acqua, limone e un pizzico di pepe, tiepida, ok? E poi a quel punto potete mangiare anche della frutta. Perché mia mamma la sta facendo con me e le è venuto mal di testa. Ha preso l'Oki e le ho detto che era normale. Ah, ha preso l'Oki a digiuno? Ahia. No, no, no good di a tua mamma. No, sì, assolutamente. Cercate di evitare il più possibile di prendere farmaci. I farmaci possono essere degli strumenti di guarigione usati in una determinata maniera. Ad oggi, in quest'epoca, c'è un uso spropositato dei farmaci, vengono presi come delle caramelle e non va assolutamente bene. Quindi cercate di ripulirvi da questa cosa e sappiate che se vi viene mal di testa o anche della tachicardia, non vi preoccupate, non succede niente, è proprio il farmaco che, essendo tornato in circolo nel nostro sangue, essendo che lo stiamo espellendo, vi dà questo effetto qua. Però non succede niente, al massimo rallentate un pochino e quindi se lo sentiste forte in particolar modo, appunto bevete tanta acqua oppure come dice Sabrina, mangiate ad esempio delle mele, fatevi delle centrifughe di frutta, ecco, cose di questo tipo, quindi potete rallentare un pochino il processo in questo modo. Va bene, anche ad esempio avere la lingua sporca domani mattina, sappiate che è normale, sono tutte quelle tossine che avete espulso durante il giorno e sappiate che la lingua è uno specchio del vostro stomaco. Quindi se domani mattina avete la lingua completamente bianca, sappiate che il vostro stomaco era parecchio sporco, aveva bisogno di essere pulito un bel po'. Tania dice, da quando ho iniziato il percorso con te non ho preso più farmaci. Che bello! Sono proprio contenta di questo. Bene, allora stiamo lavorando bene. Bene, bene. Bene ragazzi, io vi ringrazio per questa serata, per questa condivisione insieme. Io adesso andrò a farmi appunto 2 passi vicino al mare. Vi consiglio, se ne avete la possibilità, di farvi 2 passi nella natura, se no state nella pace della vostra stanza mettendo delle belle musiche rilassanti, dei video interessanti, mettete qualcosa che nutra la vostra anima. Quindi ascoltatevi dei video, ascoltatevi dei mantra, dei canti, kirtan, se non sapete che cosa sia andatelo a cercare, che sono degli antichi canti che ti portano proprio ad aprirti con il divino, o se no leggete dei libri, leggete qualche libro che in qualche modo vi apre al sacro. Quindi potrebbero essere dei veri e propri libri sacri come la Bibbia, il Vangelo, il Corano, ma potrebbero essere dei libri scritti da maestri
che comunque vi possono dare delle belle consapevolezze. Quando siete puliti, quando siete a digiuno, quando siete a solo frutta, è più facile anche accedere e assorbire certe informazioni che a volte con il troppo chiacchiericcio della mente non arrivano. Intanto faccio anche i complimenti alla mamma di Sabrina che sta mangiando mele come Sabrina, quindi bravissima davvero, brave entrambe. E complimenti a tutti. Chi non l'ha fatto, vi consiglio di farlo. Se volete capire come partire, chiedetemi, scrivetemi in privato, scrivete qua sotto e sono disponibile a guidarvi. Vi mando un abbraccio di luce, buon continuo di Ekadasi, illuminate il mondo. Namaste.